Benvenuti amici e bentornati nel nostro canale. In questo video, che riguarda sia i possessori di vetture elettriche, appassionati di vetture elettriche, ma anche semplicemente tutti coloro che non sono alquanto interessati in questo momento a una vettura a zero emissioni, ma comunque sia è un qualcosa che riguarda anche loro. Parleremo di cosa vuol dire aumentare quella è la potenza del contatore, come si fa ad aumentare quella è la potenza del contatore, quali sono i costi che affrontiamo in questo momento e quali sono, le maggiorazioni che troveremo a pagare in bolletta per via della nostra scelta. Quindi andremo a vedere un pochino come funziona, perché ho visto online, e qualcuno di voi me l'ha anche domandato personalmente sul canale Marca Elettrico, di come funziona questa situazione, quanto costa. Su internet ho visto tante domande in questa maniera e quindi spero di potervi aiutare in questa maniera, dandovi le notizie giuste del caso. In un secondo video vi dirò quella è stata la mia scelta, come mai l'ho ponderata e fatta e che cosa significa per un possessore di vettura elettrica la scelta che ho fatto. Ma insomma vedrete tutto in un secondo video, non voglio fare un video che dura 25 minuti poi uno si annoia. Andiamo a vedere per meglio cosa vuol dire aumentare e come si fa a aumentare quelli che sono i kilowatt del contatore. Innanzitutto bisogna dire che la variazione della potenza del proprio contatore va fatta attraverso il proprio gestore di energia elettrica, quindi abbastanza semplice sotto questo punto di vista. E quanto posso aumentare quello è i kilowatt di potenza del proprio contatore? Fino al 2017 le disponibilità erano 4, 1 kW, 3, 4 kW e 6. Dal 2017 è cambiato un mondo, ora praticamente possiamo fare variazioni da mezzo kilowatt, quindi la scelta è amplissima. Praticamente funziona in questa maniera: gli scatti da mezzo kilowatt fino a 6 kW di potenza. Successivamente da 1 kW sono gli aumenti, fino ad arrivare a 10 kW di potenza, al di sopra gli scatti vanno a 5 kW. E cosa viene chiesto per effettuare questo aumento, economicamente parlando? Il contributo fisso amministrativo, che era 26 euro, è stato eliminato fino a dicembre 2023. Abbiamo però un contributo potenza di 55,66 euro a kilowatt, disponibile fino al dicembre 2023. Prima era stato 70,41 e successivamente a dicembre 2023 sarà ancora 70,41. Ed è presente 23 euro di contributo pratica. Quindi queste sono, le cifre che avete in mente. Quindi queste sono le cifre che dovrete pagare qualora voi vogliate cambiare quello che è la vostra potenza del contatore. Abbiamo la facoltà e l'agevolazione fino a dicembre 2023 del 20% di scontistica e la abrogazione di quella è la tassa governativa, mettiamola così, che fino a dicembre 2023 non si paga. Quindi le cifre sono quelle che avete visto prima, magari metterò qua uno schemettino, almeno l'avete ben impresso. Inoltre quella è la spesa che voi andrete a pagare, sarà detraibile al 50% con il 7,30 e quindi è una maggiore agevolazione, quindi la spesa non è così eccessiva, ecco. Andiamo a vedere ora che cosa comporta economicamente parlando in bolletta questo aumento della potenza del contatore. Il costo dell'energia è fatto da vari fattori, non ve la faccio lunga, la voglio fare molto semplice, anzi, sono i valori principali da vedere e da valutare qualora voi siate interessati. Innanzitutto di guardare in bolletta il costo medio unitario della bolletta e il costo medio unitario della spesa per la materia energia. Nel primo caso è il costo medio proprio della propria utenza domestica. Il secondo è il costo relativo al proprio fornitore, che però, attenzione, vi sono anche balzelli e balzellini che ci mette in posizione statale, quindi anche su quella cosa lì ci sono delle tassettine da pagare. Insomma, in linea generale questi sono i primi fattori per poter valutare per meglio la vostra situazione. Ora quello che ci interessa: abbiamo la spesa per la materia energia, che è il prezzo dell'energia più le perdite di rete, e poi dopo vi dirò a quanto ammontano, ma insomma almeno avrete un maggiore servizio da parte del sottoscritto. La spesa per il trasporto e gestione del contatore. Ora, mentre vi dico tutte queste cose, magari mettetevi davvero davanti agli occhi quella della vostra bolletta, non vi sto dicendo bischerate. Il costo del trasporto e della distribuzione sulla rete nazionale, nonché la gestione dei dati e delle letture del contatore. Poi vi è spese per oneri di sistema,
costi relativi alle attività di interesse generale per il sistema elettrico. Poi dopo abbiamo le varie imposte, IVA, eccetera, eccetera, eccetera. Dov'è che noi andiamo a intervenire quando andiamo ad aumentare quelli che sono i kilowatt del contatore? Andiamo noi a intervenire con l'aumento rispetto a quello è la maggiorazione della potenza del contatore. Andiamo a intervenire semplicemente sul trasporto e gestione del contatore. E in che modalità e quanto è l'importo a kilowatt aggiunto? L'importo è 21,48 euro. Quindi noi abbiamo a ogni kilowatt aggiunto 21,48 euro. Voi fate un semplice conto: se voi avete una bolletta mensile, dividete questa cifra per 12, se l'avete bimestrale come il sottoscritto la dividete per 6. Qualcosa meno di 2 euro a bolletta se l'avete mensile, insomma, sarebbe 24 euro. Saranno 1,80 euro in più a bolletta, una cosa del genere. Questo ve lo dico perché vi voglio aiutare al massimo nella vostra scelta. Quindi qualora voi siate interessati all'aumento della potenza del contatore, questi sono i dati principali da tenervi in mente. E vi voglio dire un'altra cosa: lo sapete quant'è la dispersione della rete elettrica nazionale che poi vi viene messa anche in conto in quella che è la bolletta? Trovate anche quello, 10,2%. Quindi per cui voi sotto quel punto di vista lì, sotto quel profilo di spesa, avete una maggiorazione del 10 e spicci per cento, per via del fatto che si disperde in rete quello è il trasporto della corrente medesima. Almeno avete anche questo dettaglino in più. Io spero, ragazzi, di potervi aver aiutato nel meglio. Nel prossimo video, come vi dicevo, io sono una persona che fa 100 km al giorno con la propria Opel Corsa E e vi farò sapere di per certo e di preciso come mi comporto e perché lo faccio. E io penso possa essere di aiuto a tutti, perché io sono uno che macina tanti chilometri, magari qualcuno ne farà più di me, per l'amor di Dio, però io credo che se io faccio in una certa maniera, all'80% potrebbe, riservargli utile questa notizia, perché molti di voi mi stanno chiedendo come comportarsi, come gestire la situazione, come comportarsi davvero con una macchina elettrica, con una gestione elettrica del proprio domicilio, quindi per non far saltare corrente e quant'altro. Vi farò sapere come mi comporto, vi farò vedere vari videttini per vedere quelle che sono le transizioni energetiche da casa fino alla vettura, e vedrete che insomma tutto è possibile con una vettura elettrica alle proprie dipendenze, mettiamola in questa maniera. Io ancora, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, spero di esservi stato di servizio come cerco sempre in ogni video. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vediamo qua sempre su Marca Elettrica a parlare di vetture elettriche e soluzioni per l'energia e quant'altro. Un bacione a tutti, alla prossima, ciao e alla prossima.